Buongiorno a tutti, oggi sono nella riserva marina di Villa Simius. Come vedete è meraviglioso qui, però purtroppo non si può pescare, ma nonostante tutto mi sono portato l'attrezzatura subacquea. Ho lasciato a casa però il fucile e ho portato un'altra cosina. Andiamo a scoprire cosa c'è qui sotto. Prima di entrare in acqua preparo il telefono per la sua prima immersione. Sto infatti provando una custodia subacquea universale per poter finalmente riprendere in prima persona senza dovermi affidare alla solita GoPro. Sembra che funzioni, un po' di paura. E così, senza fucile e GoPro, ma solo con il telefono, entro in acqua. Cosa troveremo là sotto? Ma soprattutto, il telefono si allagherà? Lo spettacolo che si apre davanti ai miei occhi è incredibile. Decine di occhiate di grosse dimensioni nuotano nell'acqua cristallina, proprio vicino alla battigia, e si avvicinano tranquillamente a me. Non sono spaventate, bensì sanno benissimo che quando i turisti entrano in acqua, con i piedi smuovono la sabbia e loro possono trovare facilmente vermi ed altri invertebrati. Il secondo pesce che viene a trovarmi è invece una spigola. In condizioni normali le spigole nuotano vicino a una battigia, dove per loro c'è molta più opportunità di trovare del cibo. I cefali che nuotano praticamente a riva ne sono un chiaro esempio. In questo caso la spigola, che è un pesce poco sospettoso quando non è sottoposto ad una pesca intensiva, si avvicina tranquilla, tanto da poterla quasi toccare. Nella livrea possiamo notare i puntini neri, tipici dello stadio giovanile di questo pesce, che poi scompariranno man mano che la spigola crescerà. Spostandomi verso il largo, trovo questa simpatica famiglia di saraghi fasciati, per nulla spaventati dalla mia presenza, che si allontanano tranquillamente dal loro momentaneo rifugio. Sono facilmente riconoscibili dalle due fasce nere molto marcate, una all'altezza della coda, l'altra della testa. Spostandomi più avanti, tra la posidonia che danza, seguendo la corrente, cerco di scoprire se c'è qualche pesce particolare che posso riprendere. E proprio dalle piante spunta la coda di un grosso tordo marvizzo, un pesce di notevoli dimensioni, che in questo caso ha una colorazione molto particolare. Questi pesci, allo stadio giovanile, quando vivono nelle praterie di Posidonia, hanno colorazioni molto particolari, come questo, che è decisamente mimetico tra le foglie della Posidonia. Simile, ma dal muso differente, è questo tordo, che appunto si chiama tordo musolungo, che sono riuscito a riprendere in due colorazioni differenti, mentre gioca tra le piante della Posidonia. Muovendomi tra la Posidonia riesco finalmente ad intravedere un pesce molto interessante. È una grossa orata che tuttavia rimane a distanza. Le orate nel basso fondo sono molto sospettose ed è difficile farle avvicinare. Ci vuole tantissimo fiato e tutta la mia esperienza di pescatore subacqueo per riuscire ad immortalarla da vicino. Approfitto quindi di un piccolo scalino nel fondo per incuriosire dei saraghi. L'orata non può che seguirli, insieme ad una compagna. Da queste immagini si capisce finalmente che siamo in una riserva. I saraghi non sono per nulla spaventati e le orate cominciano a girarmi intorno incuriosite. Per loro non sono una minaccia e muovendomi molto lentamente non li sto spaventando. Quelli che vedete ora sono saraghi maggiori. Hanno una striscia sulla coda e delle strisce meno marcate sul corpo. Di saraghi ce ne sono davvero molti e nessuno sembra essere spaventato da me. Più mi inoltro nel fondale alto e più vedo pesci interessanti. Purtroppo però, nonostante la boa segnalazione, i gommoni si avvicinano pericolosamente e decido quindi di rimanere in acqua bassa. È passata più di mezz'ora e la custodia sta funzionando perfettamente.
Noto però che le riprese su soggetti vicini sono davvero belle e ne approfitto per mostrarvi questa conchiglia, l'orecchio di Venere, che non è altro che il guscio di un mollusco che vive attaccato alle rocce. Durante la mia esplorazione noto anche uno strano oggetto circolare. Potrebbe sembrare parte di un vaso antico, però non riesco a capirlo e lo lascio lì. Ecco un altro organismo bellissimo ma molto pericoloso. Si tratta della medusa pelagia, pericolosa proprio a causa dei lunghi filamenti urticanti che trascina dietro di sé. Ecco un altro incontro che faccio sempre durante le mie immersioni in apnea. Si tratta di un banco di tordi ocellati. I piccoli si incontrano in gruppi numerosi e si distinguono per la macchia sull'opercolo e sulla coda. Non possono mai mancare gli sciarrani, pesci molto diffusi nel Mediterraneo che spesso vengono confusi con le perchie. La coda gialla e la macchia bluastra al centro del corpo sono però inconfondibili e vi aiuteranno nel distinguerli. Ne approfitto per farvi vedere due organismi molto particolari. Il primo sembra quasi un'incrostazione e si tratta appunto della spugna incrostante rossa. La seconda sembra invece uno strano sasso. Parliamo stavolta della spugna, detta spugna pietra. Purtroppo anche qui la mano dell'uomo non può mancare e i resti di una nassa ci fanno capire che la pesca non è vietata per tutti. E lo si capisce anche dal comportamento dei pesci più pregiati, molto spaventati per essere in una riserva. Prima di uscire incontro di nuovo le occhiate che mi hanno aspettato. Sono davvero bellissime e nuotano con una tranquillità incredibile. Non vi deve stupire questo strano rapporto tra cacciatore e osservatore. Chi caccia un animale spesso è proprio quello che ama di più il mare e che non rinnega però la sua natura di uomo. Che figata! Quando ho in mano una telecamera mi dimentico della pesca completamente. Infatti ho fatto delle riprese a dei tordi fantastici in mezzo alla Posidonia. Peccato che però non è che ho visto tutti questi grandi pesci che secondo me qui di bracconaggio ci vengono a spararli. Ed era evidente perché le orate avevano paura di avvicinarsi e in una riserva è troppo strano. Infatti quando sono stato all'Asinara succedeva il contrario, ma vi ci porteremo all'Asinara. Peccato perché ho visto dei bei pescioni, dei bei scenari vicino all'isolotto, però il problema è che passavano in continuazione dei gommoni fregandosene completamente del pallone e non me la sono sentita di rischiarmela. E poi sono uscito e c'erano i delfini qui davanti. Fantastico, mi sono divertito. Spero che col telefono siano venute delle belle riprese perché avevo un bello schermo e rispetto alla GoPro mi ha consentito di lavorare meglio. Ora speriamo, la cosa importante è che non è entrata l'acqua. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto un like così ci supportate e trovate qualche filmato inedito anche su TikTok e Instagram. Ci trovate lì sempre come nofish.it. Alla prossima, ciao!